Ciao, benvenuto sul canale, io sono Leo e oggi voglio parlarti di una delle piante più diffuse all'interno delle nostre case. Se è la prima volta che guardi uno dei miei video, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ma vediamo subito la pianta di oggi che porta il nome di Pothos. Il Pothos viene chiamato così per semplicità, ma in realtà il suo vero nome è Scindapsus o Epipremnum. Pothos per gli amici. Data la loro facilità di coltivazione e di cura, è una delle piante d'appartamento più resistenti. Infatti resiste a caldo secco, area priva di umidità, angoli bui, polvere e anche a prolungate siccità, rendendo questa pianta adatta anche ai pollici più neri. Tipicamente si coltivano come rampicanti ponendo all'interno del vaso un tutore alto fino a 2 metri, su cui la pianta si svilupperà. Negli ultimi anni, dopo varie ricerche scientifiche, la sua presenza in casa è decisamente aumentata. Infatti si è visto che questa pianta, oltre a essere bella dal punto di vista ornamentale, è dotata di capacità purificatrice dell'aria. È in grado di assorbire sostanze inquinanti derivanti dal traffico cittadino, come benzene e monossido di carbonio, e alcuni componenti delle vernici che si trovano all'interno del nostro appartamento, come la formaldeide. Ma vediamo quali attenzioni darle per avere una pianta bella e con una crescita rigogliosa. Il Pothos è essenzialmente di origine tropicale. Per ottenere migliori risultati con questo tipo di pianta è bene creare all'interno delle nostre case delle buone condizioni climatiche. In linea generale bisognerà farlo crescere in un ambiente caldo con pochi sbalzi termici e con un buon tasso di umidità. Per sapere qualche trucchetto per aumentare l'umidità ambientale, ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti altri trucchi e segreti sulle piante. Questa pianta, per mantenersi in forma, ha bisogno di luce indiretta, mai a contatto con i raggi del sole che potrebbe bruciare le foglie. Riesce comunque a vivere bene anche in posti non troppo luminosi. In questa circostanza le foglie possono assumere un colore verde scuro perdendo il tono variegato. Non tollera temperature al di sotto di 10 gradi e predilige temperature che vanno dai 18 ai 25 gradi. Inoltre sono da evitare le correnti d'aria fredda. Per quanto riguarda l'irrigazione, questa pianta deve essere bagnata moderatamente. In estate un paio di volte a settimana, mentre in inverno 2-3 volte al mese. E molto dipende dall'umidità ambientale. Comunque è bene lasciare asciugare i 2/3 del substrato prima di tornare a innaffiare. Il terreno ideale per questo tipo di pianta deve essere un terriccio soffice ben drenabile, in modo da non creare ristagni idrici. La concimazione per questa pianta è fondamentale per avere una pianta rigogliosa e dalle foglie verdi, e questa deve avvenire in primavera e in estate, quando la pianta di Pothos è nel pieno della sua crescita vegetativa. Possiamo concimare ogni 15-20 giorni con un prodotto per piante verdi. Per le dosi seguite l'etichettatura del prodotto. Nei mesi invernali, da novembre alla primavera successiva, è possibile concimare con un fertilizzante più leggero, anche una volta al mese. I Pothos sono soggetti a malattie che colpiscono in primis le radici, poi le foglie e poi gli steli. Le foglie infatti all'inizio ingialliscono, poi anneriscono fino a marcire. Bene, il video termina qui. Chiaramente ci sarebbero altrettantissime cose da dire su questa pianta e per non perderti altre informazioni di questo tipo ti consiglio di iscriverti al canale. Inoltre fammi sapere nei commenti se hai o mai avuto un Pothos e se il video ti è stato utile di lasciare un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!